Ciao a tutti! Oggi non parleremo di tecniche di panificazione, ma parleremo della fase più importante della panificazione, ossia l'impastamento. Per ottenere un ottimo impasto ci vuole tanto olio di gomito, un'ottima macchina impastatrice, una planetaria, oppure uno sbattitore. Molti di voi conosceranno lo sbattitore per fare i dolci, per montare la panna, per montare gli albumi a neve. Io invece oggi utilizzerò lo sbattitore per fare l'impasto della pizza. Ma non utilizzerò queste fruste, ma utilizzerò queste fruste. Queste fruste a spirale permettono di inglobare tanta aria nell'impasto e quindi daranno ossigeno al nostro lievito e rafforzeranno la maglia glutinica. Ho scelto questo sbattitore perché è davvero potente, a 450 watt e ci permetterà di impastare per un quarto d'ora di seguito senza andare sotto sforzo. È davvero silenzioso. Tu cosa ne pensi? Preparerò un semplice impasto diretto. Per chi non lo sapesse, un impasto diretto è un impasto dove tutti gli ingredienti, acqua, lievito, farina e sale, vengono miscelati insieme in un'unica fase. Un impasto indiretto invece, come la Big e Pulish, tecniche che ho già anche approfondito in altri video, prevedono due o più fasi. L'impasto diretto che ho pensato di fare prevede 350 g di farina, 230 g di acqua, 1 grammo di lievito e 10 g di sale. Ho pensato di tratare la farina con il 65% di acqua proprio per testare il Bosch. Dopo aver finito di impastare, lascerò riposare l'impasto per 2 ore a temperatura ambiente, per poi metterlo per 16 ore a temperatura controllata in frigo. Questa fase si chiama puntata. Dopo le 16 ore lascerò di nuovo riposare l'impasto per 2 ore a temperatura ambiente per poi stagliare i panielli e lasciarli riposare per altre 4 ore. Questa fase si chiama appretto, nel senso proprio che appretto che il paniello lieviti. Allora procediamo, prendiamo il lievito e lo sbricioliamo nella farina. Prendiamo tutta l'acqua e la inseriamo nella farina. Impasterò per circa 5 minuti alla prima velocità. Ecco, dopo 5 minuti ci fermiamo e inseriremo il sale. Per poi proseguire ad impastare alla terza velocità. Per altri 5 minuti. Dopo 10 minuti l'impasto è quasi pronto. Proseguiamo con la quinta velocità per altri 2 minuti in modo tale da ottenere il nostro punto di pasta. Vediamo proprio che dopo 2 minuti l'impasto si stacca dai bordi, è pronto, inizia ad incordarsi ed è pronto. Quasi si forma la zucca come nelle macchine impastatrici. Ok, dopo 12 minuti il nostro impasto è pronto. Lo prendiamo, vediamo come è compatto. Non è tanto appiccicoso. Non lo lavoriamo più di tanto e lo lascio riposare per 2 ore e poi in frigo per 16 ore. Ed ecco qui, dopo 20 ore di lievitazione, 16 ore in frigo e 4 ore a temperatura ambiente, l'impasto è così, proprio frigo non ti temo. Adesso procediamo allo staglio. Quindi prendiamo la massa e la spostiamo sul banco di lavoro. Io dovrò semplicemente dividerla in 2 parti. Quindi procediamo a fare le nostre palline che poi metteremo nel nostro contenitore. Allora, prendiamo l'impasto e facciamo questi movimenti.
Ecco qui la pallina è fatta. La prendiamo e la mettiamo nel contenitore. Lo lasceremo lievitare per altre 4 ore e poi faremo le pizze. Dopo 24 ore l'impasto è pronto. E procediamo con la stesura. Facciamo la nostra margherita. Mozzarella, se possiamo chiamarla mozzarella questa, però vabbè, mozzarella e un filino di olio.